Faccio ancora fatica a crederci, ma guardate che è arrivato. Finalmente è arrivata dopo mesi e mesi che l'aspetto, questa Ariel di Mattel della linea Enchanted Elegance Collection. Se è come nelle foto promozionali è davvero stupenda, quindi andiamo a vedere se veramente è come sembra dal sito di Mattel. Iniziamo subito a guardare la scatola che, anche se sembra molto semplice, è realizzata davvero benissimo, è proprio una bambola da collezione e questa scatola ce lo urla in qualsiasi modo, perché qui sopra con questa finitura dorata troviamo il logo Disney Collector, qui in basso sempre in oro metallizzato il nome Ariel con anche un piccolo logo e la scritta Enchanted Elegance Collection. In questo angolino c'è il logo di Mattel ma senza la scritta Mattel e come avrete notato tutta la scatola è completamente chiusa, non possiamo vedere la bambola all'interno, ma ci sono questi decori qui sulla parte davanti che, oltre ad essere completamente lucidi su carta opaca, sono anche leggermente a rilievo e sicuramente vogliono ricordare delle alghe. Oppure dei capelli, perché sì, questi sembrano dei capelli, ma queste qui sono a tutti gli effetti delle alghe. Questi dettagli proseguono anche lungo la parte superiore della scatola, dove sembrano essere più dei coralli, e anche lungo entrambi i bordi, dove sono sempre lucidi a rilievo su carta opaca. E se guardiamo bene sul lato, vediamo che la parte frontale della scatola, praticamente il coperchio, è tagliato in obliquo, non è dritto. Anche questo la rende leggermente più particolare. Sul retro non c'è niente di lucido, niente di dorato, niente a rilievo, ma troviamo qui al centro questa descrizione della bambola sotto alla scritta Ariel Enchanted Elegance Collection e al logo Disney Collector, e c'è scritto: fai una dichiarazione sotto le stelle con questa collezione speciale di bambole Disney Princess in questi eleganti look da sera. Ispirata alla sirenetta della Disney, Ariel è pronta a scoprire il suo posto nel mondo indossando un abito con una silhouette a sirena, un top in organza a a forma di conchiglia, un abito a squame, qualcosa del genere, con paillette e una gonna drappeggiata, perle, alghe e coralli accentuano i suoi gioielli scintillanti e i suoi tacchi. Unisciti alla bambola di Ariel per una incantata serata che non dimenticherai. Ovviamente più in basso ritornano le alghe che abbiamo visto anche sulla parte frontale, ma come vi ripeto non sono assolutamente lucide né a rilievo. Qui in basso c'è il logo bianco di Mattel Creations e invece qui nell'angolino troviamo il logo di Topolino. Ma andiamo a rimuovere la parte frontale, che possiamo vedere essere stata decorata anche nella parte interna, pazzesco, e finalmente possiamo vedere la nostra Ariel che guarda il cielo purtroppo attraverso questa vetrina completamente trasparente che ce la lascia vedere tutta all'interno. Non c'è neanche un angolino coperto da un pezzo di carta. Per rimuovere la vetrina hanno messo questo buchettino qui in basso in modo che possiamo appunto rimuovere la parte di plastica, e una volta rimossa la parte di plastica possiamo anche rimuovere il pezzo dove è attaccata la bambola per poter trovare nel retro il suo certificato di autenticità, che è completamente nero, un cartoncino nero, tutto stampato in argento con il logo Mattel Creations, perché è un'esclusiva Mattel Creations, il logo Disney Collector. Ci certificano che questa bambola Disney Enchanted Elegance Collection Ariel bla 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 è creata da Mattel e praticamente nient'altro. Dietro c'è appunto scritto certificato di autenticità. Ma adesso direi di andare subito a deboxarla, visto che non manca nient'altro. La scatola l'abbiamo già vista praticamente tutta, a parte lo sfondo che comunque è decorato anche quello. E quindi deboxiamola in modo da poterle guardare il viso e fare in modo che smetta di guardare il cielo. Ed eccola fuori dal box e cavolo ragazzi, se è bella, è veramente veramente molto bella. Ho già notato un paio di cose che non mi convincono del tutto, ma comunque rimane stupenda. Il suo viso ha il nuovo mold di Ariel, quello realizzato, se non sbaglio, proprio nel 2023 o forse addirittura 2024. I suoi occhi sono giganti, completamente azzurri, con le ciglia rutate, e devo dirvi che le ciglia non sono proprio la cosa più bella di questo mondo, perché, non lo so, sembrano più che altro dei peli, del pelo proprio, cioè non sembra delle ciglia. Penso che proverò ad andare a tagliargliele, anche se non vorrei fare disastri. Sugli occhi indossa un trucco molto carino su tutta la palpebra mobile e anche al centro dell'occhio, che va quasi fino sotto al suo occhio. Vediamo un ombretto argentato, e invece nella palpebra fissa, quella che va leggermente più verso il sopracciglio, troviamo un ombretto azzurro. Molto bello, anche se purtroppo, come vedete, nascosto dalle ciglia. Le sue sopracciglia sono sottili, molto definite, con qualche peletto disegnato all'interno e di un castano ramato. Non sono completamente rosse, ma comunque stanno benissimo con i suoi capelli. Sulle guance indossa un sacco di blush e sulle labbra possiamo vedere un rossetto rosso fuoco. Il viso è davvero molto bello, anche se vi dico la verità,
dalle foto di stock sembrava ancora più bello. I suoi capelli sono totalmente, completamente rossi, con qui davanti questo ciuffo che le copre leggermente la fronte e che si aggancia qui sul lato al resto dei suoi capelli che sono completamente sciolti. È stato proprio cucito qui in modo da rimanere in questa posizione. Sono parecchio lunghi perché le arrivano fino sotto al sedere, ma sono un pochino incasinati. Diciamo che lei è andata dallo stesso parrucchiere delle Barbie Holiday. Non sono troppo croccanti, sono solamente leggermente biscottati qui in fondo, ma la fibra è buonissima, sono davvero morbidissimi, vedete non sono molto croccanti, non sono completamente pieni di gel, ma comunque non sono neanche bellissimi appena usciti dalla scatola. Guardate qui questi ciuffi, vanno sicuramente sistemati. In testa però possiamo vedere che indossa questo accessorio completamente dorato con anche colorate delle perle bianche, che è ovviamente ispirato a dei coralli. L'unica cosa che mi dispiace un pochino è che è tenuto su solamente da del filo cucito, quindi non è un pettinino che si aggancia ai suoi capelli, e quindi se dovessi andare a rifarle i capelli sarebbe un po' un problema rimetterle questa cosa, dovrei ricucirglielo con ago e filo. Ho appena scoperto anche che questa parte laterale, sul lato sinistro del suo viso, i capelli sono raccolti qui dietro in una codina, in modo proprio da lasciarli piatti e applicare questa decorazione. Alle orecchie indossa questi orecchini oro metallizzati molto belli, sotto i quali Mattel ha anche applicato questa plastichina, che sicuramente serve per proteggere la bambola dal contatto con questo colore. Probabilmente questo colore dorato macchierebbe la plastica e quindi loro l'hanno protetta con questa plastichina, che ovviamente non andrò a rimuovere. Mi dispiace un pochino perché sarebbero degli orecchini a pendaglio, la parte sotto penzola rispetto alla parte infilata nell'orecchio, e c'è anche al centro una conchiglia colorata di bianco perlato. Sarebbero bellissimi senza il pezzettino di plastica, però non voglio assolutamente rischiare di rovinarla. Il suo abito invece è completamente un pezzo unico dall'inizio alla fine. La realizzazione non è per niente male, i tessuti sono davvero molto buoni, soprattutto quello della gonna, ma ci sono un paio di ma adesso iniziamo dalla parte superiore. Proprio all'altezza del seno c'è tutto questo tessuto plissettato lilla su due strati, perché abbiamo questo strato gigantesco più uno strato leggermente più corto, che vuole ovviamente rappresentare una conchiglia, ma che le va anche un pochino a coprire il viso. Dal vivo è una cosa davvero bellissima, in video dà fastidio perché non riesco a farvi vedere il suo viso senza questa cosa in mezzo alle scatole. Mi dispiace che non si possa rimuovere perché sotto, se lo abbassiamo, possiamo vedere che ha questo tessuto che è lo stesso identico della gonna, con questo scollo a cuore e due spalline di silicone. Secondo me anche così sarebbe stata una bella alternativa per poterla esporre scegliendo noi che outfit metterle. Invece con questa cosa non possiamo assolutamente scegliere nulla. Scendendo sulla sua pancia e sui suoi fianchi, vediamo che sul fianco sinistro c'è questa specie di retina che non è nient'altro che un tessuto tipo calza color carne per non lasciare totalmente il buco e dare più struttura al vestito, ma l'idea vuole essere che lei qui sia nuda. Invece sul suo fianco destro c'è tutto questo tessuto che le arriva fino dietro, si chiude proprio sul retro, realizzato con tutte queste paillette verdi con dei riflessi blu. Spero che i riflessi blu si riescano a vedere in camera, perché tante volte i colori non li prende, però è solamente un triangolino che finisce qui, dove inizia la sua gonna. La sua gonna è sicuramente da una parte la cosa più bella, dall'altra la cosa forse più difficile da realizzare, e per questo trovo che ci sia qualcosina che poteva essere fatto un pochino meglio. Proprio qui dove inizia, sotto le paillette, ha tutte queste pieghe oblique, e sembra quasi una specie di vortice, come il vortice in cui lei cade alla fine del film, durante la scena finale del film. Qui però ci sono delle pieghe che non sono state realizzate benissimo, e poi a un certo punto, più o meno all'altezza delle ginocchia, le cuciture si interrompono e fanno in modo che il tessuto rimanga un pochino plissettato, ma che si possa anche aprire in modo da dare molto più volume e dare appunto questa forma a sirena. Sicuramente vista nel complesso è molto bella, però nelle foto di stock mi sembrava che tutta questa parte qui attorno ai suoi fianchi fosse molto più stretta, molto più fasciante. Per farvi capire meglio, io ero convinto che fosse molto più così che così. Il problema è che io non so cucire, quindi non saprei come fare per andare a stringergliela, probabilmente farei un disastro. La parte finale non è realizzata male, è stato semplicemente fatto un orlo, ma il tessuto è molto bello. Il problema arriva sul retro, perché è stata inscatolata in un modo indegno e infatti qui è un casino. Come vedete il retro è veramente una schifezza. Andrebbe assolutamente stirato e qui si può anche fare, ma sotto a questa gonna c'è anche questo tessuto
che è lo stesso tessuto che ha qui sul busto, ma che qui sotto fa tutto il giro della gonna. Praticamente hanno realizzato questo sottogonna dello stesso tessuto a cui hanno attaccato quest'altro sottogonna completamente lilla plissettato. È molto bello, mi piace tantissimo, anche perché sotto la gonna si vede proprio che sbuca e ricorda un sacco una conchiglia, ma spiegatemi come dovrei fare io per andare a sistemarlo qui dietro, a stirarlo, visto che è tutto plissettato. Perché se vado a stirarlo tolgo tutta la plissettatura, per rifare la plissettatura penso che impazzirei. Quindi non lo so, se avete consigli scrivetemelo qui sotto. Ai piedi indossa queste scarpe verde acqua con un finish anche queste perlato, e oltre ad avere il tacco alto e il tallone aperto hanno anche dei dettagli proprio sul tallone e sulla punta dorati, colorati d'oro metallizzato. In più sulla punta possiamo vedere anche che è stata colorata questa finta perla di bianco perlato. Prima di passare a vedere il suo corpo, che è particolare, voglio scoprirlo con voi, volevo mostrarvi l'ultima cosa che indossa, che è questo braccialetto molto carino, anche questo realizzato come se fossero dei coralli che le contornano il braccio, con delle perle colorate di bianco perlato, esattamente come tutti i suoi accessori. Con lei, oltre al certificato di autenticità, arriva anche questo stand Disney, realizzato come se fosse quasi un diamante, con proprio la scritta Disney, completamente nero, vuoto sotto, leggerissimo, con però l'asta che si infila in mezzo alle gambe, esattamente come una Barbie Model Muse. Il suo corpo, una volta spogliata, ricorda tantissimo il corpo Model Muse, delle Barbie Model Muse. Però c'è qualcosa che non mi torna, a parte le articolazioni che sono diverse, perché lei è articolata alle spalle, ai gomiti, ai polsi e anche alle anche, quindi ha delle articolazioni alle braccia in più che le Model Muse non hanno. Ho visto che c'è qualcosa che non mi torna, anche se effettivamente ci assomiglia molto, lo ricorda molto. E infatti, se andiamo a confrontarlo con un corpo Model Muse, iniziamo subito a vedere che le gambe di Ariel sono molto più corte, non sono più larghe, sono proprio più corte, il bacino è leggermente più largo, ha l'ombelico, cosa che le Barbie Model Muse non hanno, il seno è molto più basso perché lei è molto più corta, guardate che differenza di altezza, ha un pochino meno seno e le spalle sono leggermente più strette. Diciamo che le differenze ci sono e sono decisamente notevoli. Anche guardandoli di lato si può vedere che Ariel è leggermente più in carne nel busto confronto alle Model Muse, che ha la coscia leggermente più grossa, ma soprattutto è molto più bassa. Non ho capito come mai realizzare queste bambole della Disney con questo corpo nuovo un bel po' più basso, quando sicuramente un vestito come questo a sirena su un corpo Model Muse sarebbe stato davvero wow. Quindi che dire di questa Ariel Enchanted Evening Collection? Devo dirvi che è davvero molto bella. Un wow se lo merita tutto, ma non di più purtroppo. Ma solamente perché secondo me Mattel con le loro foto di stock aveva veramente alzato troppo le aspettative. Ha sicuramente un viso bellissimo, ha sicuramente un abito curato, realizzato bene, però devo dirvi che mi aspettavo qualcosina di più, mi aspettavo una cura un pochino più elevata, soprattutto sulla gonna che, come vi ho detto prima, me l'aspettavo un pochino più stretta, un pochino più fasciante e non così morbida e quasi da sistemare. I tessuti sono comunque tutti davvero molto belli, si sente che la qualità in questa bambola è più alta a confronto alle classiche bambole Playline di Mattel, ma mi manca qualcosa, purtroppo ragazzi mi manca qualcosa. Anche queste gigantesche ciglia faccio davvero fatica a capirle. Solitamente Mattel mette delle ciglia davvero molto belle, in questo caso ha probabilmente un po' esagerato. Gli accessori rimangono comunque molto belli, la qualità rimane comunque molto alta, ma sì, mi aspettavo qualcosina di più. Ma almeno vale i soldi che costa, perché costa circa $75 più le spedizioni, più le tasse eccetera, arriviamo a circa 95 euro. Li vale? Devo dirvi che in parte sì, secondo me li vale, non del tutto, ma comunque vale più sicuramente di una bambola Playline, anche solamente per la cura dei tessuti e la qualità dei tessuti. Ma detto questo, adesso non mi resta che aspettare di sapere cosa ne pensate voi di lei, scrivetemelo qui sotto con un commento. Secondo voi un wow è troppo poco, ne meritava di più, è giusto? Fatemelo sapere qui sotto. Io intanto spero ovviamente che questo video vi sia piaciuto, vi abbia fatto vedere qualcosa che magari non avevate visto in altri video. Se vi è piaciuto lasciatemi qui sotto un like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e se vi va seguitemi su tutti i social con lo stesso nome Toys Expression e su Instagram anche come Toys Expression Dolls. Io intanto ragazzi vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.